Perché Per Monica c'è cui, un elicottero giallo sopra la mia testa adesso? ma Mi quando ho firma. parlato di questa torre qua, Mm, io lo vedo collegato a quello, perché io l'ho definita una torre di controllo, no? mhm. E chi L'idea è proprio controlla? questa. Controllano noi? Non lo so. Allora, controllo, non Eterlion so. parla di Pirellone. Ah, dunque, Grattacielo Pirellone quanto Pirelli di Milano. dista da lì? Ma sì, Dunque, un raggio potrebbe anche sì. essere, non è un problema. Allora, non lo escludo che potrebbe esserci Vicino, una infatti. parte, comunque essendo un grattacielo, in realtà è costituita da vari piani, ok? Una parte di questo adibito proprio a torre di controllo, soprattutto ovviamente nella cima. Quindi, come spesso succede per queste specie di, chiamiamola anche radar, questo raggio non colpisce chi c'è nelle immediate vicinanze. Mm, 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 mm. Mm. Ma colpisce il palazzo di Eterlion o colpisce un po' qua, un po' là? O ha i suoi raggi che devono passare da lì e Eterlion si è ritrovato con la casa proprio in mezzo, visto che è una nuova costruzione, quindi Certo. Eh, e poi è come se si creassero tipo dei contrasti, no? Perché è come se mi facesse vedere che mh, c'è questo raggio che proviene appunto da questa torre. Poi in più è come se il sito, il terreno su cui è stata costruita questa abitazione in qualche modo reagisse. Non sono tutti così terreni, ma c'è una reazione, come se respingesse, come se rifiutasse questo raggio. Quindi, reagendo, crea proprio anche una serie di problemi strutturali. È un'interazione tra questo raggio e il sito su cui è costruita la palazzina. chi sono i Pirelli? Oh, mamma mia, Io non so quasi nulla. sono dei vampiri. Mm. Quell'aereo che anni fa si è scontrato non troppo lontano dal 2001. Si è scontrato, io ero a Milano, andai, non prendevano i telefonini, c'erano tutti questi fogli che volavano in tutta la piazza, degli uffici riguardati dall'impatto. Era un Cessna. Che è successo davvero? Non si è mai capito. Non so se riesco a vederlo, A eh. Terlion era lì vicino quando è accaduto. Eri a Milano in quell'epoca. Ecco, in effetti mi fa vedere questa già dinamica simile rispetto alle Torri Gemelle, come se già fosse in ballo boh, qualcosa riguardante Al Qaeda. Ovviamente come copertura. Mm, mi parla di servizi segreti. 2002, infatti. Quindi non era un Cessna, il cui guidatore aveva perso il controllo. Mm, no, mi parla di una manovra dei servizi segreti. Con che finalità? Allora, c'è qualcosa che riguarda anche il Papa, i servizi segreti e il Papa. Eh, non so, mi viene forza bruta. Come imporre con la forza bruta un certo tipo di sistema, di assetto, di decisioni. Monica, perdonami, da sempre il mondo si è disinteressato della città di Milano, tranne gli ultimi anni. Expo 2015,
Milano viene citata nei film, nel Diavolo Veste Prada 2 c'è metà film dedicato a Milano, pare che il sindaco abbia pagato 14 milioni di euro per questa mega marchettona. Milano di qua, Milano di là, Milano città ideale dove i riccastri possono soggiornare, visto che ormai l'Italia è diventata un paradiso fiscale per i grandi ricchi. Milano sempre più cara, Milano sempre più inserita nella dinamica delle grandi città di oggi, no? Il post-Covid porta i residenti in difficoltà e ai grandi ricchi che arrivano dall'esterno e fanno salire tutto, i prezzi e tutto. Poi c'è Berlusconi, poi c'è Pier Silvio con l'incidente. Che succede? Cos'è Milano per il mondo? Mi viene che qui a Milano ehm, le 4S del serpente si inseriscono molto bene. Sesso, soldi, successo e stupefacenti. Riescono proprio a intrecciarsi fra di loro, come se le stesse esse fossero dei serpenti, si intrecciano fra di loro, in particolar modo mi fa vedere nella moda e ehm, nei- negli immobili, moda immobili, finanza. Beh, la borsa lì. Questa città ha una vibrazione base. Allora, mi fa vedere, guarda, come se fosse spaccata tra i giovani illusi, vabbè, mi viene così, dico con la sincera verità, mi è venuto così, giovani illusi che stanno studiando, che pensano a un loro futuro felice e anche un futuro ecologico ed etico e invece un'altra parte che invece è quella più tossica e incancrenita di Milano. Però se bisogna fare una media fra queste due, la vibrazione è di colore marrone. Non so, Perché non mi viene un valore ma un colore. tutte le persone che vengono da fuori e arrivano a Milano, a un certo punto, dopo poco tempo, si assomigliano tutte. Sono tutte depresse, lamentose, autodistruttive, odiano il lunedì, fanno le stesse cose, frequentano gli stessi posti, sono sempre dominate da una forma di depressione, negatività e cambiano. Non erano così. Quello che abbiamo detto appena adesso, no? Che arriva lì inizialmente la luce, no? Anche l'illusione, no? Di poter creare un certo tipo di stile di vita. Poi in realtà vince l'altra parte, che è la parte cancro, la Ma parte nel perché? senso di... che deve essere così perché il serpente vuole questa vibrazione. Il serpente sgancia le sue 4S perché ha bisogno di vibrazioni molto basse, se no il serpente, il grande serpente, muore. Il Quindi serpente che tra l'altro era il simbolo, bravo, stavo il dicendo logo questo, degli Sforza. Canale Chi erano gli 5, Sforza? degli Sforza. E a me viene sempre che sono delle famiglie antiche nobili di vampiri. Quindi Canale 5, lo stemma degli Sforza e Alfa Romeo, il serpente se Esatto. magna l'uomo. Mm. Vampiri. Oggi vengono praticati i sacrifici a Milano. Sì, certo che sì. Quanti in media al giorno? Oh, quanti media al giorno? Nelle ville, bisogna andare nelle grandi ville storiche. In centro? Viene Villa Litta, tra l'altro non so se sia Sì, 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 sì. questi tipi di ville. E nel Mm, Duomo? allora, il Duomo, sai che mi viene ora? No.
In passato sì, ora no. Passato Cioè, tipo quando? negli anni, gli anni addietro, gli anni addietro. Se mi chiedi tempo reale, questo periodo mi viene no. Perché c'è, non so perché, è come se ci fosse un forte controllo. Mm. Quando è che c'è stato lo stop per il Duomo? Tipo come se fosse aprile, maggio. Ah, da poco, Sì, pochissimo. sì. Va bene, chiediamo ad Eterlion, io lo faccio, se vuoi lo fai anche tu, Monica, mettiamo un unico grande ad Eternum in Piazza Duomo. A proposito di torre di controllo, sarà a forma di torre di controllo, di obelisco, di qualcosa di molto alto, molto molto alto. Una nuova antenna. Questo sicuramente vale per la mia realtà e la realtà di Eterlion, se lui lo vuole fare, la tua, se tu lo vuoi fare. Sì, che deve arrivare in tutta la zona di Porta Venezia, Mhm. perché lì c'è qualcosa di molto scuro. E anche nella zona Brera. Di sotto. Mm, non so, sotto. C'è qualche palazzo, cioè come se mi facesse vedere che ci sono delle famiglie che hanno di queste case antiche, ehm, che magari hanno acquistato per dire l'intero palazzo, no? Ecco che lì avvengono cose molto oscure. Va bene.